So che tu hai iniziato con la diatonica. Sì, è vero. Ma la suoni ancora, diciamo, ti capita? Minaccio ogni tanto di suonare, no, ma evito, diciamo, comunque qualche volta mi capita a casa perché mi piace, perché mi diverte, ma ovviamente no, non la suono. Poi davanti a voi non posso. Però c'era forse una volta, ho sentito un concerto dove tu facevi O Sole Mio e cos'era? No, O Sole Mio no, l'ho fatto qualche volta ma con la cromatica. Mi è capitato anche in un disco di suonare la Esatto. diatonica, un disco tra l'altro è un disco che è stato registrato moltissimi anni fa, era legato a una trasmissione televisiva di Canale 5, era un Natale italiano, dove c'erano diversi attori o personaggi dello spettacolo che cantavano, e in uno di questi brani io suonavo la diatonica, molto, diciamo, da vergognarmi, però... E com'è che sei passato poi alla cromatica? Ecco, questo passaggio che è una cosa tipica che fanno Sì. anche tantissimi cromatici. E il passaggio è stato quasi obbligato per due ragioni effettivamente. Uno, innanzitutto perché poi ho conosciuto, diciamo, la musica di Toots Thielemans, mi sono innamorato di questo strumento, perciò ho sentito l'esigenza di passare alla cromatica, anche se comunque la passione per la diatonica è sempre rimasta, perché comunque se io sto ascoltando la radio e sento un armonicista che suona la diatonica, mi piace ascoltarlo. E perciò dicevo, io sono passato sia perché ho conosciuto Toots Thielemans, la musica di Toots, ma anche perché ero appassionato di alcuni brani e se li volevo riprodurre con la diatonica e non riuscivo perché ovviamente mancavano delle note. A quei tempi io sconoscevo Howard Levy e non conoscevo il tuo modo di suonare, che per esempio tu suoni in modo cromatico anche la diatonica, anzi voi dico suonate in modo cromatico anche la diatonica, ma io, diciamo, non lo conoscevo e poi sarebbe stato anche troppo complicato per me, cioè meglio, diciamo, direttamente suonare la cromatica. Comunque sono passato alla cromatica, ma sempre con una grande passione per l'armonica diatonica, anche se devo dire mi piace di più la diatonica, preferisco quella di Sonny Terry, diciamo, il blues, il country blues, quello di L'appassionato di Sonny Terry. Sonny Terry, Brown MVP, forse perché, diciamo, ho iniziato con loro e insomma, mi sono rimasti nel cuore sicuramente. Quale analogia senti tra la diatonica e la cromatica per chi inizia? O è un limite o una difficoltà iniziare con una o con l'altro? A me capita che a volte mi chiamano dei ragazzi che vogliono delle lezioni e gli dico: ma tu che tipo di armonica vuoi suonare? E loro mi dicono: non lo so. Dico: allora io mando magari dei file di armonicisti che suonano la diatonica e di armonicisti che suonano la cromatica. Poi quando mi dicono che amano che il suono che preferiscono è quello della cromatica, io dico: iniziate direttamente ovviamente con quella, cioè non penso che sia opportuno, come mi è stato detto all'inizio, di cominciare con la diatonica per poi passare alla cromatica. Veramente sono due strumenti che io ritengo completamente diversi, cioè è come il violino e il contrabbasso, cioè l'unica cosa è che tu soffi e aspiri su ogni foro, ma la posizione delle note è diversa e oltretutto anche il modo di suonare è diverso, perché diciamo, con la diatonica c'è l'overbending, tutte queste cose qua che con la cromatica quasi non esistono. Perciò diciamo sono due mondi diversi, di solito se tu ti appassioni ad uno poi magari non ti appassioni effettivamente all'altro strumento, anche se i grandi, cioè io penso che Toots Thielemans piaccia un po' a tutti, come i grandi dell'armonica blues, diciamo, hanno catturato anche chi suona la cromatica. La domanda da $1 milione, anche perché... Dov'è il milione? Esatto, anche perché noi siamo diatonici, no? Sì. E il senso un poco di parlare con un cromatico sta anche nel fatto di cercare di apprendere cose nuove, cioè... Io sono venuto qua per apprendere. No, abbiamo tanto da fare, anche, o quantomeno, cioè in base anche ai tuoi percorsi di studio, cioè come tu hai iniziato ad esempio lo strumento, no? Perché so che tu hai preso lezioni ovviamente non c'erano cromatici ai tempi, o quantomeno anche a Palermo non c'erano, e quindi tu hai iniziato ovviamente con altri musicisti a studiare e imparare quelle che sono le basi della musica. Ora, in base anche a questi due percorsi che hai fatto, tu consiglieresti la stessa tipologia di percorso anche per un diatonico? Allora, se uno vuole suonare la diatonica in modo cromatico, deve necessariamente, secondo me, sarebbe il caso, anche se non indispensabile, di conoscere un minimo di teoria musicale, perché agevola quantomeno, perciò diciamo, che è quello che ho fatto io ovviamente. Io ho cominciato comunque tra l'altro con due insegnanti contemporaneamente, uno Willy Burger a Milano che è maestro di armonica cromatica, però colui che mi ha seguito per un po' di anni a Palermo è stato Larry Nash, sassofonista e flautista canadese.
perciò io ritengo, per quello che è la mia esperienza, che comunque lo studio della teoria, delle scale sia fondamentale. Ovviamente ci vuole sempre un maestro di diatonica che spieghi pure dove sono le note, però, nel senso che io sono andato a studiare con Larry Nash, ma lui non conosceva l'armonica ovviamente, però lui mi diceva quali erano le scale, come affrontare un'improvvisazione, quali fossero gli esercizi, perciò per esempio di fare gli arpeggi, fare i rivolti con l'armonica a note singole parlo. E credo che la stessa cosa, diciamo, si debba fare per chi suona la diatonica, lo ritengo indispensabile. Poi la cultura musicale uno più conosce meglio è, se uno ha la possibilità di studiare anche, cioè voglio dire, uno anche se vuole fare blues, il blues quello rurale, quello tipico delle 12 misure, deve studiare lo stesso, e se conosce anche, si legge il libro di armonia di Schoenberg, che è un altro mondo, non gli farà di certo male. E magari entrerà un po' in crisi, come sono entrato in crisi quando ho cominciato a leggerlo, però comunque è un mondo interessantissimo, affascinante, e poi comunque più sai e meglio è, ovviamente. Io perlomeno avevo, il mio desiderio era quello di poter affrontare una carriera da professionista, un professionista serio, come un violinista, cioè mi piaceva l'idea di poter andare a suonare con un'orchestra, mettermi una partitura davanti, il direttore d'orchestra, e poter andare, ed era una cosa bella. Perciò figuriamoci se questo capita a uno che suona la diatonica, che è quasi impensabile che tu dai una partitura a un musicista che suona la diatonica. Mi affascina molto l'idea che un musicista che dice no, mi dia la partitura cortesemente, è bellissima come cosa, certo. E anche sapere come affrontare l'improvvisazione sull'armonia, ovviamente. Giuseppe, noi spesso si parla di pentagramma, lettura, orchestre. Penso alla cromatica e penso alle colonne sonore, che hanno ispirato Morricone. Che consiglio daresti tu rispetto alla creatività? Come ampliare la creatività? È un discorso che va al di là della lettura della semplice nota, della durata o dell'altezza. Che cosa fai tu? Io in questi casi? Ascoltare di tutto, prima cosa essenziale, perché comunque la cosa migliore è perché tu quello che comunichi attraverso la musica, quello che è il tuo vissuto. Perciò se il tuo vissuto è nulla, comunicherai nulla, ovviamente. E di conseguenza più conosci e meglio è, innanzitutto. Perciò la prima cosa è le fonti di ispirazione, perciò l'ascoltare tanta musica e vivere poi la vita, cioè nel senso anche il solo chiudersi a casa non va bene, sempre a studiare o ad ascoltare musica. Che io, ecco, una cosa che vedo, che sento dire spesso a chi vuole iniziare a suonare, non necessariamente l'armonica, che si preoccupano del fatto che poi, ma io non ho conoscenze, non so come quello che farò. No, suona e basta. Fallo con passione, fallo con amore e i risultati arriveranno. E se tu sei spinto da un grande entusiasmo, io sono convinto che riuscirai sempre e comunque. Non è detto che diventerai il numero uno al mondo, però vivrai di quello. Lo vedo anche in tanti altri settori, di persone che si sono appassionate ad altri ambiti lavorativi. La motivazione è importante, perciò soprattutto questo, cercare di essere sempre assetati, affamati del conoscere, leggere, fare quello che si chiama la PNL, programmazione neurolinguistica. Credo che questa sia una cosa pure molto importante. A volte ci sono delle fasi, ho attraversato delle fasi della mia vita in cui magari ero meno ispirato, avevo meno desideri, comincio a fare dei pensieri positivi. Cioè io per esempio, se sono giù, se non mi sento ispirato, mi immagino una passeggiata in riva al mare una mattina all'alba e comincio a pensare anche al suono del mare, alla risacca, la sensazione proprio dei piedi che affossano che affondano nella sabbia, penso al calore della sabbia, al calore del sole, l'odore. Cioè quando c'è di immagine, di colori. Esatto, cerco di immaginare tutto questo e sento che dopo un po' mi carico e poi mi rendo conto che poi per esempio suono, mi aiuta questo a suonare anche meglio e a credere di più in quello che sto facendo. Comunque una cosa è certa, se una cosa la ami sul serio, i risultati arriveranno, anche se tu vivi in un paesino arroccatissimo chissà dove, i risultati arrivano, sempre. Perciò la passione è la prima cosa, secondo me.